Ciao! Oggi vedremo come montare il nostro portabici da 4 posti. Aprite il pacco e troverete all'interno 8 sbarre lunghe come questa. Avranno 2 fori nella base ed un foro nella parte alta. Poi troverete altre 2 sbarre come questa, molto simili alle precedenti, ma queste non hanno il foro nella parte superiore. Questa ha un adesivo, mentre l'altra non ce l'ha, ma a parte questo sono uguali. Poi ci sono queste 2 sbarrette corte unite con la cerniera, che si piegano così, ed hanno una cerniera che le unisce davanti e 2 cerniere nel retro. Poi ci sono queste, come le precedenti ma più grandi, con una cerniera davanti e le 2 cerniere montate sul retro. Infine ci sono queste 2, che sono divise, hanno la cerniera solo sul retro e saranno le basi frontali. Poi ci sono dei pezzi più piccoli, queste sono 2 giunte. E queste sono altre 2 coppie di sbarrette già unite con la cerniera. Infine ci sono anche 4 placchette come queste e queste, che serviranno per creare i morsetti blocca ruota, e li vedremo alla fine del video. Ultimo, il sacchetto delle viti. Adesso cominciamo il montaggio vero e proprio. Cominciamo con il fare un po' di spazio. Terremo sul tavolo solo le 8 sbarre lunghe con i 3 fori che vedete qui. Svuoto il sacchetto delle viti in una scatola per comodità. Disponiamo le 8 sbarre su un piano come faccio adesso, tutte con la parte liscia verso l'alto e tutte con i 2 fori dalla stessa parte. Poi prendiamo questa parte che abbiamo visto prima, dobbiamo appoggiarla sopra ed è importantissimo posizionarla dal verso giusto. Se la montassimo da questo lato sarebbe sbagliato, perché la cerniera guarderebbe dal lato sbagliato. Invece va montata così, con la cerniera orientata in questo modo. Disponiamo tutte le parti in modo da far combaciare i fori sopra con i fori sulle sbarre che sono sotto. Prendiamo le viti lunghe 30 mm con questa testa flangiata. Eccole qui. Poi le avvitiamo a mano, solo un po'. Questo è importante per essere sicuri di non rovinare il filetto delle bussole, che sono già montate sulle sbarrette sotto. Per il momento non stringiamo le viti perché ci serve poter muovere leggermente ogni sbarretta per allineare i fori dall'altra parte, che ancora non sono stati usati. Mi sposto il portabici per riuscire a lavorare sulla parte opposta e prendiamo questo pezzo, ve la faccio vedere bene. Montiamo questo pezzo sulla parte opposta. Anche in questo caso dobbiamo controllare che le cerniere dovranno guardare verso la parte finale, in alto. Non così, perché la cerniera si aprirebbe dal lato sbagliato, ma così, in questo modo. Una volta che abbiamo inserito un poco tutte le viti a mano, possiamo fissare completamente tutte le viti, anche con l'avvitatore, se volete. Bene, con questo abbiamo terminato di montare la parte posteriore del portabici. Adesso, temporaneamente, lo possiamo chiudere e mettere via. Per la prossima fase ci serve una di queste basi frontali. Ed una di queste, è indifferente. Allineate i fori e inserite le viti come prima. Fissate le viti solo dopo averle inserite a mano. Montate anche l'altro con i pezzi che vi sono rimasti.
Esattamente uguale a prima. Adesso una piccola particolarità. Abbiamo montato questo e anche questo. Vedete che qui ci sono dei fori. Questi vengono utilizzati da una giunta che servirà per unire le due parti. Dove ci sono due fori ben distanziati nello stesso elemento, dovremo inserire le viti per fissare la giunta. La giunta è questa, ce ne sono due, ma sono identiche, quindi scegliete una a caso. La giunta va montata in questo senso, in modo che le bussole vengano tirate dalla vite verso il legno, e non al contrario. Perché altrimenti la vite tenderebbe ad estrarle dal legno. Prima di fissare le viti è meglio accoppiare anche l'altra parte, inserendo una vite qualsiasi, solo per essere sicuri che le parti siano allineate bene. E anche questa parte, che è la parte frontale del portabici, è terminata. Prima di proseguire, fissate la seconda giunta nella parte posteriore che avete montato prima, usando i fori che vedete evidenziati. Bene, ci siamo spostati all'esterno perché questa fase richiede una superficie più ampia. Dobbiamo adesso unire la parte posteriore che vedete a sinistra con la parte frontale che è a destra. Per congiungerli basterà fissare questa cerniera che vedi nei fori che sono già predisposti nella parte frontale. State attenti a non fissare troppo le viti, soprattutto se usate l'abitatore. Bene, avrete visto che abbiamo fissato le giunte sia sulla parte posteriore che frontale, perché così si va meglio a muovere i due lati del portabici. Adesso fisseremo questo pezzo sulla cerniera della parte frontale. Vedete che il pezzo ha già i fori predisposti per le viti, quindi è impossibile sbagliare. Come già fatto prima, fissiamo le viti. Fatto! Adesso faremo la stessa cosa dall'altro lato. Benissimo. Vedete che questi pezzi potranno fare questo movimento, che è quello che permette al portabici di aprirsi e chiudersi. Adesso alziamo il portabici e lo mettiamo in questa posizione, in modo da poter fissare lo stesso pezzo dalla parte opposta. Inserite le viti e fissatele, come prima. Adesso fissiamo l'ultima delle 4 cerniere. Eccolo qui, finito! Ci mancano solo i 4 morsetti, che vanno assemblati in questo modo, con una vite esagonale da 6x50 mm, i 2 pezzi di legno ed una manopola. La parte in legno con la mezzaluna dovrà andare nella parte interna, perché sarà lì che la ruota si andrà ad appoggiare sul morsetto. Quindi la manopola sarà orientata verso di voi. Qui ne montiamo solo 2 per fare prima, ma nel pacchetto ne avrete sempre 4. Se dovete richiuderlo completamente, basterà liberare le giunte che bloccano il lato frontale ed il lato posteriore. Basterà svitare la manopola e spingere fuori la vite. Idem dall'altro lato. Dopodiché basta alzare un po' questi pezzi e potete chiuderlo. Complimenti! Avete completato questo tutorial. Grazie per aver scelto il nostro portabici.